Il POC non è in realtà un vero livello di supporto o di resistenza, è perché ciò comporta che molti trader che utilizzano l'analisi volumetrica commettano l'errore di utilizzarlo come un livello sul quale andare a strutturare le proprie operazioni. Oggi parleremo di un aspetto cruciale nell'interpretazione del volume profile ed è appunto il posizionamento del POC. Utilizzo il termine posizionamento non a caso, perché il POC è un livello statico e rappresenta il livello o comunque la zona dove compratori e venditori si sono trovati d'accordo sull'attribuire in quel determinato periodo di tempo un fair value al prezzo. Ciò che devi sapere è che in realtà il mercato è dinamico, non è statico e questa è la sostanziale differenza tra un livello statico, appunto, e la dinamicità che questo stesso livello può avere nell'arco del tempo. Quello che stai vedendo è il grafico dell'euro-dollaro, lo vorrei utilizzare proprio per cercare di farti capire come il POC non rappresenti un livello di supporto o di resistenza da utilizzare fine a se stesso nelle nostre operazioni. Qua infatti noterai i soliti volume profile di sessione, vado a prendere in considerazione i 4 giorni precedenti più la sessione corrente, e potrai notare anche il volume profile della settimana scorsa. Ormai dovresti sapere che utilizzo appunto questo tipo di visualizzazione grafica per cercare le migliori opportunità di trading. Ti voglio subito far notare una cosa molto interessante. La giornata di ieri sull'euro-dollaro è stata una giornata estremamente direzionale che ha portato l'asset da quotazioni iniziali intorno all'1,1630 verso l'1,1730, quindi sostanzialmente l'euro-dollaro è stato in grado di estendere il movimento di circa una figura. Qualora il POC della settimana scorsa, che vedi qua appunto evidenziato in rosa, arancione, porpora, avesse rappresentato effettivamente un livello di supporto, mi sarei potuto attendere una reazione al ribasso e ti assicuro che moltissimi trader che utilizzano il volume profile nelle loro analisi molto probabilmente proprio ieri sono andati a strutturare degli short su questa zona di prezzo. Come potrai vedere, in realtà il prezzo ha stazionato attorno alla zona di 1,1670, che peraltro è il livello che delimitava la value area high della scorsa settimana, per pochissimo tempo. Questo infatti è un grafico a 15 minuti. Troviamo il prezzo attorno a quel livello poco prima dell'apertura di Francoforte, quindi poco prima delle 8 del mattino, ma come potrai notare, immediatamente dopo le 8 abbiamo assistito a un'esplosione al rialzo e quindi il lavoro di supporto del POC della scorsa settimana non è assolutamente stato eseguito. L'altro errore che molti fanno è quello di considerare i volume profile di più lungo periodo, settimanale o mensile, a seconda di quella che è la tua operatività, come un livello più resistente o più supportivo al crescere del time frame. In realtà non è così. Il POC, te lo ripeto, è un'area di prezzo dove abbiamo avuto un equilibrio sostanziale tra compratori e venditori. Sostanzialmente compratori e venditori hanno deciso che quell'area era un'area di fair value. Una decisione che tuttavia, essendo il mercato dinamico, può cambiare da un momento all'altro ed è per questo che nell'arco di una stessa sessione noterai come il POC si sposti costantemente e quindi vengano create aree di valore più basse o più alte a seconda di quella che è la percezione appunto del fair value dell'asset di riferimento. Ha molto più senso, dal mio punto di vista, andare a utilizzare il POC in un altro modo, ossia andare appunto a capire quale potrebbe essere il bias di giornata
in relazione alla dinamicità del POC stesso. Ad esempio, la giornata di ieri, come potrai notare, è stata una giornata appunto fortemente rialzista che ha visto lo spostamento del POC nettamente più in alto rispetto alla giornata di lunedì. Questa è un'informazione molto importante perché ci permette di capire dov'è che è stato costruito il nuovo valore dell'euro-dollaro. Anche la value area stessa, noterai, si è spostata decisamente più in alto e questa è un'ulteriore conferma del fatto che compratori e venditori hanno accettato quotazioni nettamente più alte rispetto alla giornata precedente. Per cui, per fartela molto breve, il bias della giornata odierna è certamente un bias rialzista. Infatti, al momento sto cercando proprio delle zone dove andare a strutturare un'operazione al rialzo. Già in questo momento, ad esempio, potremmo essere su delle zone molto interessanti. Siamo a ridosso dell'1,17, che peraltro è una cifra tonda, una soglia psicologica che è stata testata poco fa. Potrai notare come qua abbiamo un nodo volumetrico con pochi volumi e queste sono zone tendenzialmente molto reattive. Peraltro abbiamo anche la value area low della giornata precedente, quindi a maggior ragione questa è tutta una fascia di prezzo dove i compratori potrebbero nuovamente entrare a regime e spingere il prezzo più in alto. Ciò che quindi devi ricordare è di utilizzare il POC come livello dinamico, pur essendo statico, lo ripeto, ha molta più importanza andare ad osservare lo spostamento da un giorno all'altro, da una settimana all'altra, se la tua operatività è orientata più sul lungo periodo, piuttosto che utilizzare, come fanno tanti, il POC come un semplice livello di supporto di resistenza. Non ha molto senso, aggiungo, utilizzare il concetto di POC fresco, cioè che non è stato ancora testato, per strutturare le proprie operazioni. Nei prossimi video cercherò di farti ulteriori esempi proprio per darti la conferma di ciò che abbiamo detto fino a questo momento. Con questo è tutto. Se il video è stato di tuo gradimento, io ti invito come sempre ad iscriverti al mio canale, a lasciare un bel like, commenta così che io possa rispondere alle tue considerazioni e come sempre noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!